Marie-Ange Causerano ci introdurrà anche, grazie alle illustrazioni che sono contenute nel suo bel libro, alle trasformazioni che ha avuto l'area fondamentale di cui ci stiamo occupando e di cui hanno trovato appunto tracce dell'epoca romana, addirittura anche dei resti di animali sacrificati in occasione della apertura probabilmente di una porta cittadina sul retro della cattedrale. Lì siamo in una delle zone molto antiche di Siena per l'età romana. Età romana che vedeva certamente gli assi viari più importanti dalle due porte fino alla Costarella, dove c'era la porta Salaria, perché dalla parte di Fontebranda salivano i carichi di sale, appunto arrivavano, dovrebbero probabilmente essere arrivati da lì, però potevano entrare anche da Porta Tuffi, naturalmente da quella che oggi si chiama Porta Tuffi e Porta San Marco, che erano rivolte verso il mare, naturalmente, e non esistevano in età romana, intendiamoci, esistevano queste due porte, dove ora c'è una porta sola. Avete presente dove comincia Stallo Regi? E lì questa grande strada finisce appunto alla Costarella, no? Perché la città romana ha il Cardo e il Decumano, era una specie di croce per quello che era possibile in una zona montana, collinosa come Siena, in cui è chiaro che non era facile squadrare una città che già esisteva, non era una città nuova, si trattava di ampliare il nucleo etrusco verso il piano della cattedrale, quello che diventa il piano della cattedrale, e poi verso quella che diventerà Piazza del Campo, va bene? Quindi c'è questo le due porte, dove ora ce n'è una sola, però si vede la traccia della seconda, Porta Salaria, e poi l'asse, diciamo, che viene da Porta Tuffi, Porta all'Arco si chiama, da Porta all'Arco sale davanti alla Pinacoteca, prosegue verso il Piazza del Duomo e lì finisce, probabilmente finiva lì con un'altra porta che diventa poi sotto Porta della Vetrice. Insomma, c'è tutta una situazione antica di cui noi abbiamo qualche traccia. La traccia è ad esempio la toponomastica. Pensate che Stallo Regi vuol dire Stallum Regis. Ora quindi non è di epoca romana probabilmente, ma Stallum Regis si riferisce all'età longobarda, perché lì i Longobardi probabilmente avevano quella è la zona in cui c'era il comando del governo longobardo di Siena. Non per niente lungo Stallo Regi c'è Piazza del Conte, e il Conte, come tutti sanno, è di epoca carolingia, quindi cominciano i conti con la fine dell'VIII secolo e poi nel corso del IX secolo, quando cominciamo finalmente a conoscere la prima famiglia, la più antica di Siena sicuramente, che è la famiglia dei Berardenghi, quella che diventerà la famiglia dei Berardenghi e che allora ha un conte importante, Vinigis, il quale fonda un'abbazia importante nella Berardenga, cioè nel comune attuale di Castelnuovo Berardenga, dove tutti possono andare a visitarla perché è l'abbazia più legata a Siena, per così dire, grazie a questa grande famiglia dei Berardenghi, da cui derivano gli Ugurgeri della civetta del Castellare degli Ugurgeri, d'accordo? Qui siamo, vedete, già in epoca longobarda,
che ha ereditato la struttura etrusco-romana, e quindi si comincia ad avere qualche documento che ci fanno capire appunto come la città stesse strutturandosi. Io ho tentato una ventina d'anni fa di fare una sintesi generale in questa Siena nella storia, che è forse la storia di Siena più elaborata, ecco, per essere una storia destinata al grande pubblico, perché è una storia in cui ci sono anche le mappe della città per i vari periodi, in cui si indica lo sviluppo urbanistico della città. C'è ad esempio, ecco, ora ho aperto, c'è la più antica raffigurazione di Siena che è all'Archivio di Stato. Questa è un manoscritto alla mostra dell'Archivio di Stato in cui si vede il Podestà di Siena nel 1224, c'è già una specie di lupa, si vede, e poi c'è la città turrita che è una miniatura con la più antica rappresentazione. A destra, vedete, c'è invece la Madonna con gli occhi grossi. Questa è la Madonna che si dice, ed è praticamente sicuro, essere stata una parte dell'altare al tempo della battaglia di Montaperti. Quindi quella dedicazione della Vergine che pare, non è sicurissimo, insomma, però che sempre si dice è stata fatta, non c'è un documento, è stata fatta per la Vergine, è stata fatta davanti a questa, la Madonna degli Occhi Grossi, che attualmente è all'Opera del Duomo, perché all'Opera del Duomo ha raccolto molte delle cose ovviamente che erano in cattedrale e ora sono appunto concentrate. Dicevo, questo è un libro al quale sono molto affezionato perché ha un concentrato anche di arte senese, una selezione ovviamente di arte senese, che è stata accompagnata dalle didascalie, da lunghe didascalie di Marilena Caciornia, che noi conosciamo come una esperta di queste questioni di storia dell'arte senese. Quindi ci sono anche delle carte via via che vi dicono dello sviluppo urbanistico, cosa è stato fatto. Questa è la carta sul Rinascimento, dove si è lavorato nel Rinascimento. Vedete, c'è tutta una didascalia che vi introduce ai lavori. Quindi questo è già un pezzo che temo sia esaurito, però bisogna trovarlo in non so dove, insomma online si trova più o meno, mentre si trova questa storia di Siena, che è una sintesi di questo libro. Questo è naturalmente qui c'è soltanto l'essenziale rispetto a quello, non ci sono le opere d'arte, ma ci sono delle belle stampe che corredano il libro. E sono lieto di poter dire che ho ricevuto le ultime bozze, è per questo che poi dovrò mettermi subito al lavoro, perché viene pubblicato da Routledge con la collaborazione di Bradley Franco. Con lui siamo riusciti a fare una versione per il grande pubblico anglo o di lingua inglese, o che legge la lingua inglese, di questo libro un po' più alleggerito, in modo che si potesse leggere.